Ciao a tutti, in questo video parleremo di spade medievali e rinascimentali, qual era la loro forma e quali sono le parti principali in cui venivano suddivise in maniera funzionale. Ne parleremo proprio dal punto di vista di chi le usa in modo pratico per allenarsi e studiare i trattati che ci sono stati tramandati dai grandi maestri del passato. Quindi sedetevi comodi perché ne vedremo delle belle. Quella che ho in mano è una spada longa o spada a due mani. È stata in uso in Europa per un periodo a cavallo fra il XIV e il XV secolo. Come vedete erano armi abbastanza lunghe, ma nello stesso tempo facili da portare, sia sul campo di battaglia, ma ebbero anche un esteso utilizzo nella vita civile. Lunghezza e forma di queste armi era molto variabile e nell'arco di questi secoli queste armi hanno subito molte variazioni. Noi oggi abbiamo la tendenza a catalogarle utilizzando nomi che sono stati creati soltanto successivamente, come spada bastarda, spada a una mano e mezzo. Nella maggior parte dei casi questi termini sono stati introdotti soltanto nell'Ottocento, quando appunto a cavallo fra XIX e inizio del XX secolo è iniziata a nascere una scienza che è l'oplologia, che consiste proprio nello studio degli armamenti sia offensivi sia difensivi. Tuttavia è importante sapere che nei trattati antichi che ci sono arrivati tutti questi termini non sono presenti e solitamente il termine che viene usato in maniera più comune nei trattati appunto a cavallo fra XV e XVIII secolo è proprio quello generico di spada. A quei tempi infatti non esistevano le rigide distinzioni scientifiche che noi siamo abituati a fare ai nostri giorni e i trattatisti e i loro contemporanei non guardavano a questi oggetti come a qualcosa da studiare o da catalogare, ma semplicemente come oggetti che servivano a proteggere la loro vita. Per questo motivo erano abituati a utilizzare quel tipo di spada che era diffusa ai loro tempi. Al massimo potevano fare la distinzione fra spada appunto a due mani, che quindi imponeva l'utilizzo di una seconda mano, oppure spada a una mano un po' più corta che permetteva di avere libera la mano sinistra per utilizzare altri equipaggiamenti offensivi. La stessa cosa va detta anche per la nostra tendenza a dare nomi diversi a spade di lunghezza differente, anche quando appartengono alla stessa categoria. Per esempio per la spada a due mani sappiamo, perché ce lo dicono gli stessi trattatisti, che la sua lunghezza era stabilita secondo una certa altezza che era in relazione all'altezza dello schermidore. In periodi più antichi, appunto verso i primi del XV secolo, la spada a due mani doveva arrivare fondamentalmente all'altezza del petto del tiratore e quindi come questa arrivare quasi fino allo sterno. Con il passare dei secoli viene richiesta una spada più lunga che arrivi fino all'ascella o addirittura più in alto. Ma queste erano sempre considerazioni che appartenevano alle necessità di utilizzo di quella spada o sul campo di battaglia o in duello. Forse è più interessante invece chiederci come mai nel passare dei secoli le spade, soprattutto le spade a una mano, iniziano a variare anche di molto la loro foggia. E questo probabilmente avviene perché cambia la guerra, cambiano le esigenze della guerra e soprattutto nel passare dei secoli c'è un variare anche notevole degli strumenti difensivi che vengono impiegati sul campo di battaglia. Infatti l'impiego di armature più o meno pesanti ha un impatto notevole sulla tecnica che si va a utilizzare, che può essere più di taglio o più di punta in base alle esigenze. E la stessa tecnica varia anche con l'apparire sul campo di battaglia delle armi da fuoco e il loro utilizzo sempre più diffuso. Un altro elemento ancora importante che contribuisce al variare della foggia delle spade è il fatto che queste iniziano a entrare sempre di più anche nella vita di tutti i giorni, in contesti cittadini e in ambito borghese, soprattutto legati al concetto del duello per onore e per la difesa personale. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le componenti principali di una spada. Intanto, da un punto di vista generale, tutte le spade, qualunque sia il periodo storico a cui appartengono, si dividono in due grandi parti. La prima è la guardia e la seconda
è la lama. Attualmente appunto ho in mano una spada a una mano medievale, 3-400esca, la diretta erede, la diretta discendente delle armi germaniche che dopo la caduta dell'impero romano iniziarono a dominare i campi di battaglia di tutta Europa. Come vedete nella guardia è presente intanto il pomo, che serve a bilanciare l'arma, quindi a spostare il baricentro il più possibile verso l'impugnatura, in modo che il peso della lama, essendo bilanciato, non sia un impedimento al brandeggio. Il pomo ha anche delle funzioni offensive, per esempio quando si arriva in corpo a corpo, come del resto viene testimoniato anche dalla trattatistica del periodo. Al di sopra del pomo c'è l'impugnatura, che ovviamente doveva essere confortevole, ampia quanto basta per contenere tutta la mano in maniera comoda. Quindi abbiamo l'elsa o la croce di guardia, che serve proprio a raccogliere le lame degli avversari, quindi a proteggere sia la mano armata, che molto spesso è il bersaglio principale, ma anche ovviamente il corpo e la testa del tiratore. Ed è proprio la croce di guardia quella che nel passare dei secoli subisce più modificazioni. Infatti vediamo che nel passaggio dal 400 al 500 iniziano ad apparire tutta una serie di fornimenti che permettono di proteggere sempre di più sia la mano armata appunto dello schermidore, ma anche in generale ad avere un impatto notevole sulla tecnica. Come vedete questi archetti che vengono introdotti proprio a cavallo tra XV e XVI secolo permettono l'utilizzo dell'arma ponendo il dito indice e il pollice in opposizione su questa parte della lama che si andrà a chiamare ricasso. Questa variazione, lo spostamento fondamentalmente del baricentro e quindi del braccio di leva dell'arma un po' più in alto, cambia completamente la tecnica, rendendola molto più precisa, molto più efficace, soprattutto nel gioco di punta. Questi fornimenti andranno sempre più ad arricchirsi con il passare del tempo. Come vedete diventeranno sempre più complessi, inizieranno a comparire tutta una serie di ponti, archetti aggiuntivi, finché la spada non andrà ad evolversi nel 600 nella cosiddetta striscia, in cui iniziano a comparire le cocce, quando non addirittura le vere e proprie guardie a tazza. Per quanto dobbiamo dire che anche il termine striscia, assolutamente comodo, che ci permette di distinguere la spada seicentesca da quella cinquecentesca, è un termine che è stato introdotto soltanto dagli eruditi dell'Ottocento che iniziavano a studiare l'oplologia. Nella trattatistica, anche nel 600 la striscia viene chiamata spada, semplicemente, oppure, come anche la spada cinquecentesca, spada da filo. Andiamo a vedere adesso quali sono le distinzioni funzionali della seconda parte della spada, cioè la lama. La lama viene suddivisa intanto in due grandi parti: il forte, che è la parte che va dalla metà della spada fino alla croce di guardia, e il debole, che invece va dalla metà della spada fino alla punta. Questa distinzione viene oggi resa con il concetto di gradi nella tecnica appunto schermistica, cioè nel fatto che quando due spade incrociano e impattano e si crea quello che i maestri antichi chiamavano incrosare, appunto, ciascuna delle due spade inizia a creare un gioco fondamentalmente di leve, perché la spada è una grande leva. Come noi ben sappiamo, in una leva più corto è il braccio della resistenza, più lungo è quello della forza. Questo è sicuramente un vantaggio. Viceversa, se allunghiamo il braccio della resistenza o accorciamo quello della forza, saremo in svantaggio. Il forte quindi è quella parte della lama che è più forte, non soltanto perché spesso, soprattutto per armi più antiche, era leggermente più largo, ma anche perché permetteva parate più efficaci. Solitamente le parate venivano fatte da mezza spada o leggermente più verso il forte, e in ogni caso l'obiettivo nell'incrosare era proprio quello di riuscire a scorrere la propria spada in modo da portare il debole dell'avversario il più possibile vicino al forte e quindi vincere la sua resistenza. Il debole invece è la seconda parte della spada, la parte finale, era impiegato fondamentalmente per colpire, e di solito era l'unica parte veramente affilata dell'arma.
non c'era bisogno di solito di affilare il forte e nemmeno il medio, appunto la parte mediana, perché l'obiettivo era colpire o di taglio o di punta con la parte finale dell'arma. Sempre continuando a parlare di distinzioni funzionali, cioè che hanno un diretto impatto poi sulla tecnica da utilizzare, la spada si divide anche in due fili: il filo dritto, che è quello che guarda direttamente il nostro avversario tenendo l'arma impugnata, e il filo falso, che invece è quello che guarda nella nostra direzione. Anche questa distinzione è importante e ha delle conseguenze tecniche. Il filo dritto ha tutta una serie di utilizzi particolari nell'armeggio, il filo falso ne avrà invece altri. Inoltre la spada presenta due piatti, il piatto di dentro e il piatto di fuori. Questi nomi a volte variano fra diversi trattatisti. Il piatto serve soltanto a dare una collocazione ai colpi che si subiscono e che si danno, cioè appunto a poter definire ciò che è dentro e quindi che è alla sinistra della spada e ciò che è fuori e quindi è alla destra dell'arma. Quindi noi avremo azioni di dentro e azioni di fuori. Fate attenzione perché al di là di questo il piatto non aveva nessun utilizzo pratico, non erano previste parate con il piatto, perché il piatto di un'arma è intanto il punto in cui l'arma flette maggiormente e poi è anche il punto strutturalmente più debole, e quindi parare di piatto, oltre a non controllare bene la linea, come potete vedere, metteva anche a rischio di poter anche rompere l'arma e quindi trovarsi disarmati. Bene, abbiamo visto un pochettino le principali distinzioni funzionali delle differenti parti di una spada. Tutti gli strumenti che abbiamo visto in questo video sono quelli che noi utilizziamo per praticare scherma storica nella nostra sala d'armi, la Sala Marea a Catania. Sono riproduzioni fedeli agli originali, non affilate ovviamente, non appuntite e flessibili, in modo da poter praticare sereni e in totale sicurezza. Questi simulacri sono stati selezionati dalla nostra direzione tecnica cercando di utilizzare il più possibile oggetti che si avvicinino agli originali storici per lunghezza, peso e bilanciamento. Questo infatti ci permette di imparare non soltanto dai movimenti che vengono insegnati dagli istruttori in sala, ma anche dal realismo dei feedback che l'arma stessa ci restituisce. Allo stesso tempo, anche se sono degli oggetti innocui, uno dei principi della nostra sala è quello di considerarli e trattarli con lo stesso rispetto e cautela con cui si tratterebbero gli originali. Solo in questo modo, infatti, è possibile compiere movimenti davvero realistici e non ridursi o a sminuirli utilizzando movimenti che sì, magari sarebbero agevoli con un bastone in mano, con un ombrello o con un manico di scopa, ma che sarebbero poco efficaci o addirittura rischiosi da fare con in mano una spada. Inoltre, avere il massimo rispetto per questi oggetti ci permette anche di avere il massimo rispetto per i nostri compagni e praticare questa magnifica arte marziale con la massima sicurezza e il massimo controllo di ogni azione e di ogni colpo. Ricordatevi sempre che anche quando utilizzate simulacri sportivi come questi, siano essi in metallo o in plastica, dovete sempre usare la massima prudenza e cautela e il massimo rispetto per i vostri compagni e per i vostri equipaggiamenti. E questo sia in sala e sia nella vostra pratica quotidiana, persino tra le mura domestiche. Non utilizzateli mai senza protezioni e siate sempre attenti che la protezione migliore sta sempre qua dentro. Grazie per aver seguito il video, spero che sia stato utile. Se hai domande o suggerimenti sull'argomento, scrivile pure nei commenti qui sotto. Se vuoi approfondire gli aspetti più tecnici e pratici della scherma storica e vederne i movimenti, non perdere assolutamente questo video. Se invece vuoi saperne di più sulla sala, su come ci alleniamo e su quali sono i nostri principi, ti consiglio assolutamente di passare a quest'altro video. Non dimenticare di iscriverti al canale e se ancora non l'hai fatto mettere un bel like a questo video. Ti auguro una splendida giornata. Ciao!